Bene amici, oggi scopriamo insieme la Saver 750 Walkaround, una barca con una lunghezza fuori tutto di 7,75 m e una larghezza di 2,55 m, quindi perfettamente carrellabile. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dai motori. Motori che vedono una potenza minima installabile da 200 cavalli fino ad arrivare a un massimo di 350, disponibili sia in singola che in doppia motorizzazione. Sulla plancetta di dritta si trova la scaletta di risalita con 3 gradini e doppia maniglia tienti bene per agevolare l'uscita dall'acqua. Accediamo quindi a bordo tramite appunto la pedana di dritta, perché c'è un corridoio preferenziale che permette quindi di arrivare facilmente in pozzetto, con porticina in plexiglass per chiudere la zona e quindi offrire maggior protezione alle persone inesperte. Non manca la galloccia per l'ormeggio e il tappo per il waste, ossia il serbatoio delle acque nere per lo spurgo e quindi svuotare il serbatoio, la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa, e c'è anche questa pedana con relativo tientibene in acciaio che permette quindi di passeggiare da un lato all'altro e quindi sfruttare entrambe le zone di poppa. Sulla sinistra c'è anche qui la galloccia per l'ormeggio e il tappo d'imbarco per il serbatoio dell'acqua. Accediamo quindi a bordo tramite questo corridoio sul lato di dritta, doppio gradino per diminuire il dislivello, e arriviamo in pozzetto. Pozzetto più che generoso per la sua categoria, guardate qui, lascia tanto spazio per il movimento a bordo grazie al piano di calpestio libero da ingombri, e vediamo che c'è un divanetto a forma di L rivolto nella zona di poppa e a sinistra per offrire tanto comfort alle persone a bordo. Divanetto che è gavonato al suo interno, abbiamo due gavoni, il primo verso poppa che permette di accedere alle batterie, agli impianti, alla pompa di sentina e a tantissimo spazio per lo storage, mentre il secondo si trova qui con portello stagno che permette di accedere all'ulteriore gavone che è comunicante con il gavone principale tecnico. In più vedete a terra c'è la predisposizione per l'inserimento di due supporti, infatti è possibile installare le basi per un tavolo e avere un'unica grande dinette di poppa, e all'occorrenza è possibile sostituire i piedi con due più bassi e abbassare quindi il tavolo per creare un unico grande prenditore di poppe. Guardate qui, c'è tantissimo spazio per il relax a bordo. Non mancano le tasche portaoggetti presenti all'interno delle murate altissime, guardate, arriva all'altezza del mio fianco, quindi siamo sempre ben protetti a bordo fin dall'ingresso in pozzetto. A centroscafo c'è il blocco seduta in vetroresina con maniglia tientibene più che spessa, guardate qui, generosissima, molto solida per dare maggior protezione, e sollevandolo riveliamo il blocco cucina con lavello e piano d'appoggio, ma ovviamente è possibile installare qualsiasi tipologia di piano cottura, con frigorifero presente qui a battente all'interno del blocco sulla sinistra. In più, abbassando il portello è possibile sfruttare anche questa zona come piano d'appoggio grazie al rialzo, che consente quindi di non far cadere gli oggetti quando vengono poggiati. Arriviamo nella zona di comando, guardate qui l'ampiezza del passaggio, sempre agevole per qualsiasi persona, anche coloro che sono inesperti, e arriviamo quindi qui sulla seduta che vede un divanetto biposto con doppio schienale fisso e bolster unico regolabile in due inclinazioni, così lo vediamo in modalità poggiareni, oppure possiamo abbassarlo e governare con una seduta tradizionale. In basso c'è un portello stagno che permette di accedere all'interno e quindi ispezionare il motore del frigorifero, e quando sono in plancia di comando vedo che ho il timone centrale davanti a me, io sono seduto spostato sulla dritta in modo tale che c'è spazio per un copilota qui sulla sinistra, il resto della plancia è inclinato per offrire maggior visibilità anche sotto i raggi solari ed è totalmente personalizzabile secondo le esigenze. C'è la bussola ben visibile in alto, c'è questo profilo in acciaio che permette quindi di utilizzare questa zona come porta oggetti, gli interruttori on-off sono disposti su più livelli e c'è qui la presa a 12 volts per consentire la ricarica degli oggetti. Qui sulla destra c'è la predisposizione per la manetta di potenza e c'è un comodissimo gradino puntapiedi in basso per offrire maggior supporto quando governiamo in modalità poggiareni, e guardate qui, visibilità davvero ottima perché permette un controllo su qualsiasi lato della barca e quindi abbiamo sempre tutto sotto controllo durante la navigazione. Non manca in alto la protezione offerta dal T-Top
in plexiglass T-top, che è opzionale, presente in questo allestimento con relativa anche luce di cortesia, e abbiamo anche la possibilità di scegliere tra 3 gradazioni differenti per personalizzare ulteriormente il pozzetto, e quindi possiamo scegliere tra diverse intensità e quindi filtrare più o meno i raggi solari. Passiamo quindi a prua, vi mostro anche qui la maniglia Tienti Bene ricavata dal profilo in acciaio del parabrezza. Guardate, la murata è alta, ma abbiamo 3 gradini che permettono di ridurre il dislivello con la battaiola che parte dal centro scafo, e abbiamo anche i supporti del T-top, quindi c'è sempre un appiglio a bordo per tutte le persone, che ci permette quindi di passare a prua senza difficoltà. Arriviamo quindi nella zona anteriore, prua totalmente rivestita di cuscini a sfioro con la falchetta. In questo modo è ottimizzato tutto lo spazio, con porzione anteriore sopraelevata. Vedete, c'è il dislivello perché possiamo scegliere se restare totalmente rilassati e quindi usare questa porzione come poggiatesta, oppure sfruttare lo scudo anteriore con il ricamo del logo Saver e quindi sfruttare la zona di prua come chaise longue. All'estremità c'è il portello del vericello quindi non visibile dalla plancia di comando, ma facilmente governabile, perché possiamo scegliere di installare anche una camera di prua, ma il musone è facilmente osservabile dalla plancia di comando, perché vedete non ci sono barriere e quindi una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra. E abbiamo anche il doppio interruttore per far salire e scendere la catena senza necessariamente aprire il portello. Vi mostro ulteriormente il vano di ispezione della catena, che permette quindi anche di accedere al motore del vericello per le operazioni di rimessaggio. Non manca infine la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro. Ritorniamo verso poppa. Vedete, il layout a walk around consente quindi di sfruttare entrambi i lati delle murate per passare a prua e a poppa. Qui c'è una comoda maniglia Tienti Bene, un'ulteriore maniglia, ed entriamo all'interno della cabina. Ingresso con porta a scorrimento sul lato di sinistra. Vediamo che ci sono 2 gradini per ridurre il dislivello, un mobiletto dove riporre gli oggetti al suo interno presente qui sulla sinistra, mentre il resto della zona di prua è totalmente rivestita di cuscini, quindi letto matrimoniale più che generoso per 2 persone, con porzione centrale che può essere rimossa per agevolare il movimento a bordo. Non manca la privacy grazie alla presenza delle tendine ombreggianti, ma abbiamo anche gli oblò per favorire la reazione e il ricircolo dell'aria, e in questo allestimento non è presente il passo d'uomo, ma opzionalmente è possibile richiederlo al cantiere, e quindi possiamo avere tanta luminosità e areazione. Ci sono anche le tasche porta oggetti presenti qui, vedete, al lato delle murate. In questo modo c'è sempre più spazio per lo stivaggio. Vi mostro anche l'altezza interna, perché guardate, io sono quasi totalmente in piedi, altezza interna di 1,60 m per una barca walk around di 7,5 m, con anche il bagno in cabina separata, quindi aprendo questa porta si accede al WC. Bagno quindi con lavello presente qui sulla murata di dritta, WC rivolto verso poppa, e un'altezza interna che è ridotta perché vedete qui c'è lo spazio per l'installazione degli impianti del bagno, che quindi obbliga a doversi abbassare all'interno e quindi restare chinati. Però vi mostro, io sono seduto e riesco a stare perfettamente seduto al limite con la testa, quindi riusciamo a vivere anche questa zona per una piccola crociera. Non manca ovviamente l'oblò presente in murata per assicurare il ricircolo dell'aria con l'oblò controlaterale. E quindi, cari amici, questa è la Saver 750 Walk Around. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.